Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per il mese di novembre 2024. Abbiamo la carta del carro, amici della bilancia. Il carro parla di movimenti, di spostamenti, di decisioni che si prendono, di direzioni che si danno, anche di traslochi per qualcuno, trasferimenti, cambi, insomma. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Voi comunque date sempre un'occhiata alla descrizione, io tutte le novità le inserisco lì e per qualsiasi informazione vogliate in più mi potete contattare via mail. Ragazzi, partiamo con un asso di spade, la regina di bastoni, appeso, nove di spade, amanti, abbiamo il re di bastoni, 10 di pentacoli e cavaliere di coppe. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere un po' che aria tira durante il mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi, coppie, single, relazioni difficili e via dicendo. Qui partiamo con un asso di spade, mi cade l'occhio sul carro, c'è qualche verità che potrebbe venire a galla, per qualcuno è già successo, perché è la carta iniziale, soprattutto se siete della prima decade, c'è come una presa di consapevolezza, un riordinare i pensieri e anche un nuovo inizio, Allora abbiamo un 6 di coppe e un 9 di spade che avete già qui. È come se ci fosse una presa di consapevolezza su un tema del passato. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Quattro di spade e stella. Voglio andare a vedere anche appeso. Ragazzi, per qualcuno potrebbe trattarsi di un ritorno, È come se la persona fosse in via di guarigione, stesse cambiando. O magari siete voi che siete cambiati rispetto al passato. Allora abbiamo un 8 di pentacoli per l'appeso, un 10 di spade e un 2 di coppe. L'8 di pentacoli mi suggerisce un cambio di vista delle energie che vivete nel quotidiano, sia che siate single sia che siate con qualcuno, perché avere il 2 di coppe al contrario è un po' come se ci fosse una sorta di disequilibrio e l'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. È come dire, ok, forse non è chiusa del tutto.
Andiamo a vedere il 9 di spade. Adesso poi farò anche gli esempi per le persone che non hanno nessuno in testa, che magari sono secoli, che sono da soli. Re di Pentacoli. È come se foste prevenuti nel mese di novembre nei confronti di qualcuno, poi che sia la persona del passato, che sia una persona nuova, perché vedo che comunque entra una persona nuova, o che sia il partner o la partner. Cioè come questo, ok, aspetta un attimo perché temo che qualche cosa possa rifarsi vivo. Andiamo a vedere gli amanti. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e un 7 di bastoni. Allora, c'è come una sorta di andirivieni qui. Cavaliere di Pentacoli mi suggerisce che si va avanti con lentezza, che si procede mantenendo alte le barriere difensive, anche perché c'è questo disequilibrio, c'è comunque qualcuno è come se dovesse accettare un certo tipo di questione. Andiamo a vedere il re. Regina di spade. E giustizia. Allora, qui si tratta o di tagliare o probabilmente, ragazzi, questo 2 di coppa al contrario potrebbe essere al contrario per questioni legali, per questioni inerenti alla burocrazia. Occhio perché questo gruppo di carte mi può anche parlare di qualcuno che è sposato. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, papa e re di coppe. Se non è qualcuno che è sposato, ci potrebbero essere come dei temi legati alla burocrazia, legati ai contratti, legati al matrimonio, legati a qualche questione da dover ufficializzare, perché qui con il Papa e il Cavaliere di Coppe alla fine, ragazzi, ho quasi la sensazione che vi faranno una proposta. Andiamo a vederlo. Torre. E temperanza. Sì, andiamo subito con le persone a cui risuona il ritorno dal passato. Non è che sia un vero e proprio ritorno in realtà, cioè diciamo che non riesco a individuare bene se è la persona che ritorna o un tema. Per molti credo che sia un tema, per altri la persona, però ho come la sensazione che questa persona venga dicendo ho fatto cioè sono cambiato, sono cambiata, voi non siate così tanto dell'idea e quindi rimaniate un pochettino lì così, vi sforzerete di vedere le cose da un'altra prospettiva, cercare come dire di creare un nuovo tipo di equilibrio con molta prudenza, devo dire, però poi alla fine l'offerta che vi faranno sarà un po' quella di ok, lasciamoci indietro quello che è stato, ripartiamo da capo. Ho un po' come questa sensazione. Fatemi sapere poi nei commenti. Allora, partiamo con i single.
Per i single devo dire, ragazzi, che c'è una persona che potrebbe entrare. Qui soprattutto fate attenzione perché potrebbe essere sposata questa persona, potrebbe già avere un legame. Non dico che sia un legame felice, però ci potrebbe essere qualche coppia ufficiale già in atto. Poi magari potreste essere voi, però, no, scusate, voi siete single e quindi sicuramente l'altro. Devo dire che potrebbe essere una conoscenza ehm, che viene nutrita giorno dopo giorno. Per molti potreste aver conosciuto questa persona sul posto di lavoro e ho come la sensazione, insomma, che il dialogo possa intensificarsi mano a mano che passano i giorni, mano a mano che passa il periodo. Vi dirò che potrebbe anche arrivare come questa proposta di condividere qualche cosa insieme, potrebbe essere un hobby, potrebbe essere un viaggio, o magari è proprio da lì, da questo hobby condiviso, che nasce questo interesse. Nel caso siate single ma abbiate qualcuno in testa, quindi in un certo senso siate in una relazione con qualcuno, ehm, sento come se avesse dei concorrenti, diciamo così. Non siete gli unici pretendenti di questa persona. Però qui devo dirvi che il vostro modo di essere sarà quello che colpirà l'altra persona. Anche se ci dovesse essere una terza, sento che l'attrazione sarà più forte tra voi e questa persona, piuttosto che tra la terza persona e l'altro o l'altra. Quindi coltivate piano piano come vi suggerisce il Cavaliere di Pentacoli e vedrete che le cose è come se veramente sento come una piantina che cresce forte giorno dopo giorno. Per chi è in una coppia, allora qui ci potrebbe essere un tema effettivamente che ritorna dal passato, ragazzi, qualche questione che vi preoccupa. Per qualcuno sono temi legati ai figli, potrebbero essere temi di denaro, potrebbero essere ehm, questioni organizzative anche, cioè soprattutto se avete più figli, incastrare gli impegni dei figli con i vostri e quello del vostro partner o della vostra partner impegnerà il mese. Tutto sommato però devo dire che ehm, potrebbe essere utile una figura di riferimento che vi aiuti a guidare la situazione, a gestire al meglio la situazione, a padroneggiare la situazione. Potrebbe essere una persona, un amico, un super nanny in YouTube. Guardatelo, è in inglese, però penso che ci siano i sottotitoli anche in italiano, ma è carinissimo. Ehm, Ragazzi, nel caso, nel caso siate in una coppia, scusate, in una relazione indefinita, allora sento che qua c'è come parecchia reticenza da parte vostra, come non so se. L'asso di spade in partenza mi dice che qui si stanno come tagliando delle questioni che pesano, è come se si verbalizzasse quello che vi preoccupa, quello che vi spaventa. Anche qui ho l'idea che si debba accettare un certo tipo di questione, non preoccuparsi tanto del e se succede di nuovo, ma semplicemente è successo, basta, si è chiarito, si è risolto, quel problema lì non c'è più e lasciamoci tutto indietro. Questa la sento un po' proprio così, no? Guardate, in realtà ho come l'idea che ci si muova
dalla posizione iniziale, da dove siete adesso. Cioè, se l'asso di spade mi dice che siete in una posizione così e dite qual è la vostra, questo nuovo inizio, questa verbalizzazione, è un po' come se smuovesse le acque. Ehm, ripeto, per qualcuno è una chiamata, una notizia di una persona che arriva dal passato. Andiamo a vedere con gli oracoli che cos'altro vi possono dire. Ah, ragazzi, scusate, se siete in coppia ed è successo qualche cosa che vi preoccupa possa succedere di nuovo, sento che cambierà l'attitudine, l'intenzione dell'altra persona. Sento che farà un passo importante proprio per dimostrarvi che non succederà più quello che è successo. Fatemelo poi sapere nei commenti, mi raccomando. Ok, amici della bilancia, andiamo a vedere. Siccome qui abbiamo un bel 10 di pentacoli e la carta del Papa e la carta della giustizia, qui abbiamo l'anello di fidanzamento, l'anello di compromesso. E parla di relazioni, di commitment, di impegno, diciamo, di eternità, completamento, completezza, unione, fidanzamento. Devo dire che sì, qualcuno si muoverà al passo successivo, ma tutto partirà da questo asso di spade, che appunto potrebbe essere o qualcosa che direte voi, qualche presa di consapevolezza, qualcuno dal passato che si fa sentire. Sì, ho come l'idea che è un'ideologia, un qualche verità che viene a galla. Andiamo a vedere ancora gli angeli dell'amore, che cosa hanno da dirvi. Ragazzi, fatemi sapere, perché comunque qui avete anche il Cavaliere di Coppe con il Papa. È facile che ci sia aria di fidanzamento. Se non è il fidanzamento classico, può essere una richiesta. Allora, fatemi vedere. E sinceramente la casa non ce la vedo tanto, tipo andiamo a convivere, però è più un ufficializziamo la relazione. Andiamo a vedere. Wow! Cioè ragazzi, la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato e qua ci siamo e lo voglio sapere e scrivetemelo nei commenti. Mm? Chiaramente vi invito sempre ad ascoltare la guida che ho pubblicato e di cui trovate il link sotto nei commenti, però se siete della prima decade del movimento lo sentite prima, se siete dell'ultima decade del movimento potrete sentirlo anche dopo il periodo, se siete della decade in mezzo lo sentite più o meno in mezzo al periodo. Però fatemi sapere se c'è come un'ufficializzazione. Il fidanzamento appunto se non prevede l'anello può anche essere ok, ti presento i miei, ti presento i miei amici, le persone più care a me, più vicine a me, sapete? Ehm, sì, l'iniziare magari ad uscire invece che vedersi solo voi due. Sì, oppure proprio fare il passo, soprattutto se magari convivete già, ehm, può essere che ci sia come la voglia di concretizzare qualche cosa di più. E vi dico, avete tre carte molto forti e lo vedo proprio. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi. Detto questo, spero di avervi dato lo stesso degli spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail. Nelle sessioni private io tratto principalmente le credenze limitanti, quindi sono una serie di sessioni dove io vi insegno a lavorare le vostre credenze limitanti. Lo stesso tipo di materiale più altro materiale di esoterismo, di metafisica, di metamedicina lo trovate nella sezione degli abbonamenti, ok?
Comunque le playlist sono quelle con le copertine lilla e se entrate vedete i titoli dei video per capire un po' i temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!